Ciao, sono Fast, Andrea Fast, suona un poco James Bond, mi piace. Oggi di cosa voglio parlarti? Oggi voglio parlarti delle modifiche che io ho fatto alla mia BMW GS 800 Adventure per poter andare bene fuori strada. Perché bene? Perché si sa, la GS di BMW è la moto più venduta al mondo e GS significa proprio grande strabe. La mia pronuncia tedesca non è il massimo. Comunque fuori strada, strada, però tutti sappiamo che è una moto un po' più conservativa, che ci consente di andare ovunque senza particolari problemi, ma il fuoristrada tecnico e le parti più complicate non sono proprio il suo pane quotidiano. Di GS 800 ne sono state vendute un'infinità, come di altri modelli. Di GS 800 Adventure un po' meno, perché? Semplicemente perché è una moto leggermente più impegnativa, che pesa maggiormente, con ingombri maggiori. Per andare fuori strada, anche per percorsi un po' più tecnici e complicati, le persone normalmente utilizzano la versione normale, l'800 GS normale, proprio per le dimensioni ed il peso più consone a questo utilizzo. Ti interessa quindi sapere che modifiche ho fatto alla mia 800 GS Adventure per consentirmi di fare quello che faccio al massimo del divertimento? Sicuro? E allora già lo sai. Eccoti di nuovo. Come sai, non so essere molto sintetico, quindi oggi voglio fare meno parole e più fatti. Ti porto quindi con me in moto, magari in spiaggia, visto che vivo al mare, e ti racconto le modifiche che ho fatto alla mia GS 800 Adventure. Sei pronto per venire in sella con me? Io vado, andiamo! Andiamo! Siamo arrivati. Quindi oggi di cosa parliamo? Oggi, come abbiamo detto, parliamo delle modifiche che ho fatto alla mia GS 800 Adventure per poter andare comodamente e con migliori prestazioni off-road. Andiamo a vederle. Prima di tutto partiamo dal davanti e facciamo un giro intorno alla moto in modo tale da controllare tutte le modifiche che ho fatto. Allora, prima di tutto le gomme, anche per andare a correre, per andare a camminare in montagna, per qualunque sport facciamo c'è una tipologia di calzature. Per la nostra moto è la stessa cosa, calzature off-road, quindi gomme con tassello. Ora, non è obbligatorio usare i tasselli per poter andare off-road. La vera limitazione, il vero limite si vede quando c'è fango o come adesso quando c'è sabbia, soprattutto se sabbia morbida e spessa. Una gomma da strada normale o una gomma mista può dare ottime prestazioni anche fuori strada se non ci sono queste limitazioni che ho appena detto, quindi fango e sabbia. Inoltre un'altra cosa che incide è la pressione degli pneumatici, quindi la pressione delle gomme a cui le teniamo quando facciamo fuori strada, ma questo lo andremo a vedere in un altro video. Salendo incontriamo importante protettore di faro, nel mio caso in plexiglass, spesso 4 mm, ci sono anche in rete. Io preferisco il plexiglass perché è trasparente, nonostante qualcuno dica che assorbe un poco la luce, e non ha nessun foro da cui possono entrare pietrisco, pietrine, qualunque cosa. Saliamo ancora, la cupolina o parabrezza. Quindi la cupolina non c'è niente di particolare per l'off-road. L'unica cosa che vogliamo evitare è di avere parabrezza troppo alti, quindi che ci limitano la visione quando andiamo sia seduti che in piedi sulla moto. Se abbiamo il parabrezza ad altezza vista ci può dare una distorsione della visuale che ci può creare problemi, quindi più basso possibile meglio è. Altra cosa, faretti ausiliari non sono imprescindibili per fare fuoristrada, però se è capitato di arrivare tardi a casa
perché ci siamo persi per un sentiero, perché semplicemente era più lungo di quello che ci aspettavamo, o semplicemente è inverno come adesso, le giornate sono più corte, ci ritroviamo che si fa scuro. Non è che il faro principale non vada bene, però i faretti ausiliari fanno più luce e puntandoli verso il basso ci aiutano a darci un'idea migliore dell'orografia del terreno. Poi andiamo sulla parte anteriore, quindi supporto del navigatore del GPS, in questo caso un Garmin Zumo 346 LMT, un navigatore con cui mi trovo molto bene, ne andremo a parlare in un'altra puntata. Comunque supporto navigatore sulla barra del cupolino, porta telefono, quindi supporto per il telefono da manubrio. Non lo consiglio di utilizzare con il vostro telefono principale perché sotto il sole non gli va bene, tutte le vibrazioni non fanno bene alla fotocamera e al giroscopio, una caduta si può rompere, quindi se avete un telefono ausiliare perfetto, e se no semplicemente quando andate per strada. Io mi trovo bene con questo, che ho un Morpheus Lab M4S ed è veramente stabile. Presa USB doppia, importante anche perché la prima cosa è la sicurezza in un'uscita fuori strada, e poter mantenere il proprio telefono carico è mandatory. Altra cosa, riser, quindi sollevare la posizione del manubrio. Perché quando andiamo fuori strada normalmente la maggior parte del tempo conduciamo in piedi. Quando andiamo in piedi il manubrio di serie risulta essere troppo basso. Questo ci porta ad avere una posizione abbastanza scomoda. In più, oltre alla posizione abbastanza scomoda, il problema è che carichiamo molto i polsi, perché già le leve di serie sono inclinate normalmente per un utilizzo stradale, quindi più orizzontali. Se noi ci mettiamo in piedi abbiamo le braccia troppo basse, i polsi flessi, e quindi ammortizzare le buche, ammortizzare qualunque problema della strada ci fa stancare ancora di più. Quindi il riser ci consente di alzare un po' col manubrio e mantenere una posizione più rilassata e più comoda per l'utilizzo in fuoristrada. Altra cosa molto importante, specchietti abbattibili, pieghevoli. Un'altra cosa che io uso è, quando guido in piedi, che non mi è possibile vedere negli specchietti, è tenerlo in posizione verticale per vedere le persone che porto con me se sono tutte presenti o no. Altra cosa importante, i paramano. Okay? Paramano sono molto importanti, soprattutto non quelli di serie purtroppo, perché tutta la struttura è in plastica e si rompono facilmente. Io monto i Barkbuster perché mi trovo veramente bene e hanno la struttura in acciaio e la parte di protezione della mano in plastica. Qual è l'utilizzo? I tre utilizzi principali: uno, foglie e rami, non ci tagliano, non ci rompono le mani. Secondo, durante una caduta evitiamo di rompere la leva freno e leva frizione. E terzo, durante una caduta non ci rompiamo le mani. Altra cosa che io utilizzo, e ancora sto cercando di capire se mi trovo bene o no, ossia mi trovo bene però devo capire se ne vale la pena o no in un utilizzo normale off-road, è le manette, okay? Le impugnature in spugna, sono le classiche impugnature da rally. Sento che facendo tanti chilometri fuori strada sono meno stanco, quindi la mia presa è meno stanca e ho meno caglie alle mani. L'unica nota negativa è che quando necessitiamo di fare manovre particolari con la moto o ci troviamo in situazioni un pochettino più complicate, chiaramente la presa rimane più larga e quindi abbiamo probabilmente un poco meno forza rispetto alla manopola originale. Ok, venendo dalla zona del manubrio, che cosa troviamo anche? Al di sotto della plastica il filtro dell'aria modificato, ossia ho montato un filtro d'aria di spugna. Questo ci consente di filtrare ancor più polvere e terra che sono tipiche di quando andiamo fuori strada, per evitare di sporcare e di far entrare polvere nel motore. Altra cosa molto importante, super importante, se ci teniamo a portafoglio, barre di protezione, base e ausiliarie. Mi hanno salvato un sacco di volte, le cadute sono normali, sono all'ordine del giorno, soprattutto all'inizio. Avere le barre di protezione ci consente di non spendere centinaia, se non di più, di euro in cambiare le plastiche originali B&W, che costano una salassata. Altra cosa importantissima,
paracarter del buono però. Ci sono paracarter sottili che valgono poco. Un paracarter bello spesso ci consente di evitare di rompere le tubazioni dello scarichi, filtro dell'olio, coppa dell'olio e quant'altro. Altra cosa, pedane in questo caso maggiorate, però anche se utilizziamo le normali, le originali che vanno molto bene, cosa importante è rimuovere la gomma antivibrazione che c'è all'interno. Normalmente sono incastrate o hanno una piccola vite di sotto. Perché? Perché vogliamo avere sempre il miglior grip possibile sulle pedane della moto, in piedi, seduti, con la pioggia, con qualunque tipo di condizione. Altra cosa, in questo caso abbiamo il cavalletto centrale, è un peso aggiuntivo, però anche una comodità, soprattutto con una moto pesante. Io lo utilizzo fissato con una gomma, quindi con un pezzo di camera d'aria della bicicletta. Perché? Perché quando ci sono molti avvallamenti o salti, il cavalletto tende a muoversi molto e a scendere se non a toccare per terra. Altra cosa importante, e si vede in questo caso, qua si vede poco però, il supporto del cavalletto laterale maggiorato. Io l'ho comprato in AliExpress per 7 euro. È ottimo perché siamo fuori strada, ci fermiamo in qualunque tipo di superficie, che sia sabbia, fango, spiaggia, in qualunque tipo di condizione, avere un supporto maggiorato ci consente di evitare che la moto ci cada quando la mettiamo sul cavalletto. Passiamo al retrotreno, quindi alla parte posteriore della moto. Che cosa troviamo? Scarico, in questo caso a Krapovic, e un terminale in carbonio. Serve? No. Più che altro quello che ci consente è di risparmiare qualche chilo alla moto. Inoltre sì, migliora di qualcosa le prestazioni, però non è che ci consente di andare in strada, fuori strada meglio. Altra cosa, pastiglie freno. Le pastiglie freno che monto un particolare composito che è dedicato all'off-road. Che cosa cambia con pastiglie freno tradizionali? Semplicemente che la frenata è più graduale, ci consente di avere più grip e più sicurezza quando freniamo su terreni instabili. Altra cosa che ho montato, un disco freno di NG, in questo caso, però un disco freno ondulato. Che cosa cambia dal direzionale? Che oltre ad avere la foratura che dissipa il calore, ha anche le parti ondulate dove la pastiglia freno tocca e non tocca, tocca e non tocca, e fa sì che si raffreddi prima o si scaldi meno la pastiglia freno e quindi mantenere sempre una frenata al 100%. Arriviamo quindi all'altro lato, parte posteriore e altro lato. Che cosa troviamo nella parte posteriore? Innanzitutto la borsa degli attrezzi. Vedo molta gente che va fuori strada per montagne come con le nuove Tenere 790, bellissime, un codino leggero, ma non vi portate niente. E se succede qualcosa, se bucate, se rompete qualcosa, se confidate solo sugli amici, non è il massimo. Io porto sempre tutto il necessario per poter uscire da quasi qualunque condizione. Farò un video dedicato a questo comunque. Cinghie chiusura rapida, una, due ho all'altro lato e un'altra l'ho all'interno. Cosa mi può servire? A 1000 cose. Rimango bloccato in qualche punto, con l'aiuto di qualcuno posso collegare le cinghie alla forcella e riuscire a tirarmi fuori. Le ho utilizzate 2 volte per rimorchiare la mia moto o quella di qualcun altro in caso di avaria o in caso di problemi, di qualunque altro tipo di problema, quindi utili e consiglio di portarle a tutti. Altra cosa, sella. La sella è di una GS 800 normale, perché? Perché per la versione Adventure non ne fanno di selle completamente piatte. Io cercavo una sella completamente piatta per potermi muovere sulla stessa senza nessuna limitazione. La sella Adventure ha sempre lo scalino per il passeggero. Non esistono, quindi come ho fatto? Ho comprato la sella di una GS 800 pensando che fosse uguale, non lo è, perché il chassis al di sotto della sella non è lo stesso, non ha la stessa inclinatura, e in più la parte elettronica che sta nella parte del codino non è compatibile con la sella dell'800. Quindi cosa ho fatto? Vi faccio vedere quello che ho fatto. Un po' di casino. Quindi con il Dremel ho tagliato la parte sotto di plastica, lasciando solo la spugna che riesce a appoggiare senza problemi sulla parte del codino. Gli agganci sono gli stessi, semplicemente l'inclinazione che è differente. Quindi semplicemente ho
tagliato la parte al di sotto, inserito la sella, con un po' di forza ho fatto incastrare l'aggancio principale e l'ho lasciata lì per un po' di tempo. Tempo 2 giorni, la struttura ha preso praticamente quasi la forma della sella originale. Utilizzandola a vario tempo ho una sella nuova di una GS800 adattata per la GS800 Adventure che va benissimo. Altra cosa, della parte destra della moto lo farò vedere più tardi, però sono solito scrivere con un pennarello indelebile vicino ai dadi principali, quindi degli assi della ruota, del disco freno, delle pastiglie freno e quant'altro, la coppia di serraggio della stessa vite dello stesso bullone. Perché? Perché quando sono fuori strada, se mi succede qualcosa, non porto con me una chiave dinamometrica, ma se sono in un altro paese, in un'altra città, o semplicemente quando rientro a casa e devo fare la mia classica manutenzione, mi piace poter chiudere qualunque tipo di bullone o vite con la coppia che la casa mi consiglia. Questa è un'ottima maniera per ricordarsi o per ricordarla a un'altra officina o un altro meccanico in caso siamo fuori casa. Altra cosa, l'estensione della leva del freno, normalmente di serie sulla GS800 Adventure, quindi sempre utilizzata, sempre inserita quando andiamo fuori strada. Perché? Perché, come ho detto prima, quando conduciamo in piedi l'angolazione del piede è differente. Non aver la prolunga, il rialzo della leva freno inserita non ci permette di frenare bene. L'estensione del piede sarebbe tanta che non ci consente di arrivare agevolmente, quindi sempre estensione inserita. E ultimo, una femmina che va direttamente in batteria. Cosa mi serve? Mi serve per avere un accesso rapido quando devo utilizzare per esempio il compressore per gonfiare maggiormente le gomme della moto, o per qualunque altro collegamento, che sia la messa in carica, il mantenimento in carica o altre cose che necessitano del collegamento alla batteria. Quindi per ora l'esterna sulle modifiche che ho portato alla mia GS800 Adventure è terminato. Spero che vi sia piaciuto e spero che abbiate capito un po' meglio quali modifiche sono necessarie e quali magari no, quali maggiormente e quali meno, ma soprattutto capire che non c'è proprio bisogno di stravolgere completamente la propria moto per poter andare agevolmente fuori strada. Quindi vi invito come al solito a subscribe e follow me on Instagram. Ci vediamo prossimamente. Fatemi sapere cosa ne pensate. Mi sono dimenticato di fare il finale del video. Ups! E ora? Andiamo a farlo. Ed eccoci di ritorno. Ci abbiamo messo poco questa volta, no? Relativamente. Quindi spero che, come ti ho già detto, il video ti sia piaciuto, che quello che ti ho fatto vedere, quello che ti ho spiegato rispetto alle modifiche fatte alla mia moto ti siano servito, ti possono servire in futuro. Ma voglio anche dirti che non è solo la moto a creare un buon pilota. Qui in Spagna si usa dire che non è la freccia ma è l'indio. Quindi ricordati, se hai già esperienza, queste modifiche sicuramente ti aiuteranno ad andare più agevolmente fuori strada, in quasi qualunque condizione. E se non hai esperienza, 2 cose. 1, vai in moto più possibile e divertiti. E 2, prendi parte a un buon corso basico di off-road. Ti darà sicuramente delle basi per poter andare molto meglio in moto, con molta più confidenza e con molto più divertimento. Quindi ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Ricordati di subscribe e follow me on Instagram. Ciao!